No, l'ho già distrutto. Allora, vabbè, non importa. Ciao ragazzi, di cosa parliamo oggi? Oggi voglio raccontarvi dell'accessibilità di Los Angeles, un argomento un pochino più pratico che però, insomma, secondo me è giusto affrontare. Vivere a Los Angeles è caro o non è caro? Non posso rispondere in modo globale a questa domanda, perché vivere a Los Angeles può essere veramente, veramente carissimo, però si sopravvive anche con veramente poco. Noi stessi siamo dei poveri studenti, sempre indebitati e senza un centesimo. Tutte le persone che vanno al college si sa che non hanno tutti questi soldi e comunque insomma la spesa si riesce a fare, bisogna imparare a diventare un pochino più furbi su certe cose, però si sopravvive. Posti come questo in realtà sono un po' delle oasi, nel senso che sono un po' per tutte le tasche, non costano tanto, il cibo è accettabile, anzi a volte anche buono. Qua i pancake, se devo essere sincera, sono anche buoni ed è un posto dove un sacco di volte persone appunto che magari vivono anche di elemosina, che hanno un lavoro molto modesto, vengono qua e si possono not for now, but we're gonna get some pancakes later, just waiting for you. Thank you. Ok. Vabbè, piccolo intermezzo. Nella top 5 ci sono sicuramente In-N-Out, Chick-fil-A, IHOP, Wendy e McDonald's. Diciamo questi sono i fast food che ho notato che sono più gettonati tra tutti quanti. Io personalmente non sono così tanto una grande fan, però In-N-Out e Chick-fil-A hanno conquistato il mio cuore. Discorso trasporti. Allora, Los Angeles è una città enorme, è una città super estesa e come appunto mi è stato chiaro fin dall'inizio è praticamente impossibile spostarsi attraverso mezzi pubblici come gli autobus. C'è una metropolitana a Los Angeles ed è anche abbastanza efficace, non si estende assolutamente per tutta la città, però connette Hollywood a downtown, diciamo passa un po' per la parte centrale, però comunque per la città che è Los Angeles ci si aspetta una metropolitana fuori di testa e la gente che vive qua, la gente che abita qua molto raramente prende gli autobus se si può permettere una macchina. Gli autobus sono di solito per delle tratte molto lunghe, sono utilizzati da persone giovani oppure persone che vanno in bicicletta che devono farsi magari qualche tratta molto lunga. Ho visto un sacco di biciclette sugli autobus, oppure appunto senza tetto che si spostano per la città, utilizzano l'autobus. Per ora io e i miei amici ci spostiamo in macchina. I miei amici americani hanno quasi tutti, se non tutti, la macchina qua e quindi è facile scroccare passaggi. Io purtroppo non ce l'ho, quindi se non c'è il passaggio c'è o Uber o Lyft. Uber penso che più o meno sia conosciuto da quasi tutti, è un servizio taxi un po' più economico. Lyft è la versione ancora più economica di Uber ed è praticamente la stessa cosa. C'è una cosa in cui Los Angeles è davvero cara, che sono gli affitti. Soprattutto qua nella zona di Hollywood. Io mi sono trasferita qua nella zona di Hollywood perché l'Academy si trova nel centro di West Hollywood, quindi non avendo una macchina e facendo 2+2 mi sono detta ha molto più senso vivere a scuola, no? E la scuola in sé non ha dei dormitori, ha comprato un appartamento e ha lottizzato questo appartamento per i suoi studenti, quindi alla fine i costi sono più o meno gli stessi degli appartamenti che ci circondano, no? E nella zona di Hollywood, soprattutto West e North Hollywood, sono veramente costosi gli appartamenti perché sono anche zone dove si concentrano i locali, si concentra la vita notturna, dove si concentrano un sacco di ristoranti, dove ci sono le attrazioni turistiche come la Walk of Fame. Se volete farvi un'idea più concreta di quello a cui mi riferisco, andate a controllare su Airbnb e vi renderete conto di cosa parlo, perché veramente è anche un monolocale, uno studio, costa tantissimo ed è praticamente impossibile pensare di vivere senza coinquilini. Qua tutti, ma gente anche, insomma anche delle persone adulte di 30 anni e passa vivono sempre con coinquilini se non si ha una famiglia, perché è quasi impossibile, a meno che
insomma non si abbia un lavoro che te lo permette, è quasi impossibile permettersi un appartamento tutti da soli. Io il 99% di persone che ho conosciuto da quando sono qua sono tutte in casa con qualcun altro, hanno tutte dei coinquilini, io stessa ne ho 5, quindi rendiamoci conto della situazione. Questo forse è, diciamo, l'aspetto più costoso di Los Angeles ed è anche ciò che la rende una delle città con più senza tetto di tutti. Però insomma in generale, se dobbiamo fare una overview generale sull'accessibilità di questa città, non è sproporzionata, non è fuori di testa. Insomma, se si ha un piano abbastanza preciso su dove vivere, dove alloggiare, per il resto, diciamo, mantenersi in qualche modo qua non è così difficile. Bisogna anche considerare che qua la disoccupazione è molto bassa, è molto più bassa dell'Italia. Trovarsi un lavoretto che ti possa bastare anche solo per permetterti uno studio, per dividere un monolocale, non è così difficile. Più o meno tutti ce la fanno, anche gente della mia età, anche ragazzi senza esperienze. Più o meno tutti riescono a trovare una piccola occupazione con cui riescono a mantenersi. E, insomma, io penso di avervi detto tutto. Se voi avete delle curiosità o se volete approfondire qualcosa, fatemelo sapere. E io adesso mi ritornerei alla mia omelette, che nel frattempo si è raffreddata, però io ho comunque fame e la finisco. Ciao!